Ciao amici del bosco, sto pulendo le forbici perché oggi facciamo le potature, in particolare mi occuperò della potatura dei miei susini, al bosco di Gigia ce ne sono tantissimi, mi devo sbrigare perché stanno già cominciando a muoversi le gemme, anzi c'è già un susino che addirittura ha aperto qualche fiorellino, quindi sarò molto delicata con i tagli, metterò in pratica tutte le cose che ho imparato ultimamente con i corsi che ho seguito e con le persone che ho incontrato e che mi hanno insegnato tanto. Allora tolgo questo. Mi sono organizzata con tutte le attrezzature necessarie e soprattutto ho un'asta per raggiungere i rami più alti senza dovermi arrampicare, senza dover salire su nessuna scala. Allora, questa è l'asta, quindi la forbice elettrica la utilizzo con l'asta in questo caso, quindi riesco a fare dei tagli facilmente anche in alto. Allora andiamo a potare i susini. Vedi, è facile, A questo punto io comando tutto da qui. Guarda. Quindi abbiamo le forbici grandi per i rami più grossi che raggiungo da terra, altre forbici per i rami più alti, se devo togliere i ramettini, o anche quelle manuali. Qui ce ne sono due che si intrecciano. Questo e questo si intrecciano, questo che si intreccia qui e questo che si intreccia qui, quindi è praticamente qui che se ne va. La prima cosa da fare prima di qualsiasi taglio, ricordatevelo bene, è osservare la pianta e decidere prima ancora di cosa tagliare, cosa deve rimanere. Questo susino è particolarmente vigoroso, è un susino Shiro, goccia d'oro, fa delle susine gialle piccoline, maturano abbastanza presto, infatti è già avanti con la fioritura, ed è un susino che appartiene alla famiglia dei Prunus salicina, che è una famiglia diversa dagli altri susini che io ho nel mio campo spontanei. Questo ha origini orientali, i miei invece sono susini europei. Questo albero è stato inizialmente potato a vaso e quindi io adesso cercherò di ridargli la forma a vaso. Devo dire che per tanti anni non sono intervenuta, anche perché questa pianta mi giocava sempre brutti scherzi, sta facendo la stessa cosa anche quest'anno. Da manuale si dovrebbe potare a marzo, ma questo qua a fine gennaio, primi di febbraio ha già i fiori e quindi arrivo sempre in ritardo. Ci sono le gelate, ma al contempo lui già comincia a muoversi. Quest'anno decido di intervenire anche se le gemme sono già abbastanza grandi, non farò tantissimi tagli, avrebbe bisogno di un bel intervento, cercherò di limitarmi e farò anche un bel trattamento di propoli alla fine per evitare che arrivino infezioni. Il susino, come tante altre piante, si pota nel periodo di riposo vegetativo, in questo caso il periodo migliore va da febbraio e marzo, cioè si dovrebbe potare quando le gemme cominciano a gonfiarsi ma prima che si aprano e quando sono già finite le gelate. Questi rametti in basso innanzitutto non li tocco perché qui i fiori si sono già aperti, in cima la situazione è diversa, ci sono solo le gemme abbastanza ingrossate, quindi credo di poter intervenire tranquillamente. Prima cosa da fare è svuotare il vaso all'interno. Esempio da manuale, vedi c'è questo ramo che è anche bello, che però torna all'interno e va a intrecciarsi con i rami di quest'alta branca, quindi sicuramente qui vado a rimuovere. Vado con questo taglio che è uno dei più grandi che faremo oggi. Decisi. Una cosa importante è anche quando andate a rimuovere i rami tagliati, cercate di farlo con garbo, perché quando sono tutti intrecciati si rischia di danneggiare i rami che lascerete invece nella pianta. Qui il taglio è piccolo e vado con le forbici. Si tolgono i rametti anche piccoli che rientrano dentro per pulire un po' il vaso, anche per alleggerire la pianta, perché questa fa veramente tanti frutti. Se le lascio tutti i suoi rami rischia di avere troppi frutti per farli crescere bene. Questa è una pianta che è cresciuta tantissimo in alto, quindi adesso io devo andare a contenerla e lo farò con dei tagli di ritorno. Importante alleggerire il ramo, non farlo diventare troppo lungo. Il susino è una pianta che può anche scosciarsi facilmente, tende ad allargarsi e quindi si possono rompere i rami, quindi li vado ad alleggerire e qui ho veramente un bel po' di tagli da fare. Vado a fare un taglio di ritorno qua, vedete, vado a togliere tutto questo bel pezzo in modo che il ramo non sia troppo lungo. Vado, Con la stessa logica possiamo proseguire.
Abbiamo questo rametto qua che torna interno e va anche a incrociarsi con l'altro, quindi qui sarei tentata di tagliare proprio qua. No, mi trovo bene, da fare i muscoli, però va bene. Allungo un po' l'asta che devo arrivare fino in alto. Andrei a scorciare qua. Adesso vado a tagliare quel ramo là perché si incrocia, tra l'altro lo fa in 2 punti, sia il ramo che va là che quello piccolo che rientra qua. Dai, taglio perfetto. Pietro sarà fiero di me. Allora, continuiamo a gestire questa branca. Vedi, anche qui abbiamo un ramo che rientra dentro e va a incrociarsi con gli altri. Questo ramo torna dentro, indietro. Non voglio essere troppo invasiva, quindi proseguo e vediamo che qui si biforca. Quindi questa parte qua sicuramente va a incrociarsi e la elimino. Questa per adesso la lascio, eventualmente la tagliamo l'anno prossimo. Quindi il taglio è qua. Qui c'è un altro ramo che va ad intrecciarsi con gli rami opposti e che torna all'interno, quindi questo qua lo dovrei eliminare. Adesso devo capire da che punto farlo. Questa punta qua serve proprio a tirare giù i rami. Lo aggancio e ci siamo. Vedi quanto si è svuotato qui al centro già con pochi interventi? Circola molta più aria. Adesso continuiamo a raccorciare le branche. Sicuramente vado a togliere questo ramo perché mi dà un'ottima possibilità di taglio di ritorno, quindi torno un po' indietro, alleggerisco la branca e non rischio che si rovini. Qui raccorcio, taglio di ritorno, qui taglio di ritorno, vado anche qui a raccorciare, taglietto di ritorno, ecco qua. Il problema di questa pianta è che non ho fatto potature per tanto tempo, quindi mi rendo conto che ci sarebbe tantissimo da eliminare. Non si può eliminare troppo tutto insieme, altrimenti la pianta ne risentirebbe. Analizziamo questa branca. Questa pianta ne ha tantissime di branche. Allora, vediamo questa. Si suddivide in 2 sottobranche. In questo punto qua addirittura si biforca in 3. Una torna là e va a disturbare l'altro ramo, quindi la tolgo. Forse tengo questo più piccolo, perché quello là veramente va tanto lontano. Quindi l'intervento è qua, bello grande. Adesso per gli ultimi tagli mi concentro sulle punte. Altro taglietto interno. Mi fermo qui perché so che il susino non ama essere tagliato eccessivamente, quindi anche se vedo tanti altri tagli da fare, per adesso non intervengo ulteriormente. La pianta è abbastanza armonica, va bene così. Questa è la legna che ho tagliato, non è tantissima, sarà un 15% della pianta. Mi dispiace solo che tutti questi fiori che qua erano pronti ad uscire non si apriranno mai, perché poi quando si aprono i fiori qua diventa il tripudio delle api e degli altri insetti e quindi diciamo abbiamo sottratto loro un po' di nutrimento. L'importante è che l'albero resti sano e produttivo. Prima di passare al prossimo susino si fa sempre la pulizia degli attrezzi, non sia mai che ci sia una malattia che noi trasportiamo da una pianta all'altra. E adesso passiamo ai miei susini tipici, quelle della Moscina di Montepulciano. Stiamo parlando di una pianta di origine europea, questo è della famiglia del Prunus domestica, caratteristiche diverse, una pianta molto selvatica che io lascio andare sempre in maniera molto libera, però insomma conviene sempre fare un po' di manutenzione. Qui vado a togliere soprattutto un po' di secco, proprio i rami più intricati. Questo lo tolgo perché torna indietro.
Adesso devo potare almeno un centinaio di questi susini, quindi questo video vuole essere soprattutto un video di incoraggiamento. Ce la potete fare, studiando un po' si impara a potare e ad avere cura delle proprie piante, senza esagerare, non è che dovete diventare dei potatori provetti, tutti professionisti mega galattici, ma vi potete prendere cura delle vostre piante, imparare a riconoscere quali sono i tagli giusti e intervenire anche con leggerezza. Lasciatemi i vostri commenti, vanno bene anche le critiche, le accetto volentieri. Io vi lascio invece i link degli attrezzi che ho utilizzato che potrebbero esservi utili. Grazie di tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!